Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Abbiamo la carta del carro, amici dell'Acquario. Può essere un momento dove prenderete una decisione importante, dove darete magari una direzione alla situazione o alla relazione. Per qualcuno potrebbe anche rappresentare un viaggio, uno spostamento. È come il prendere in mano un po' la situazione, secondo me. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutti i servizi che propongo. C'è anche il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, cominciamo con un 5 di pentacoli. Abbiamo un 4 di bastoni, quattro di coppe, 10 di bastoni, 3 di coppe, regina di spade e la forza, ragazzi. Bene. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del mese, del periodo, scusate, e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione dell'energia della vostra persona di interesse e cercherò come di confrontare i due movimenti energetici. Tenete presente che sono gli ultimi giorni, quelli di luglio, per approfittare della promozione sulla lettura semestrale. Anche di questo trovate il link sotto nella descrizione del video. Partiamo con questo 5 di pentacoli. Abbiamo un fante di pentacoli e un 2 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 4 di bastoni, re di bastoni, 3 di coppe che avete già qui e imperatore. Io credo che qui ci sia qualcuno che arriva con questo 5 di pentacoli da un momento un po' in carenza. Può essere una carenza fisica, quindi monetaria, piuttosto che del corpo fisico, come se vi mancassero delle energie. Sento che potrebbe essere più monetaria probabilmente, perché anche le due carte che abbiamo qua sotto sono di pentacoli. Abbiamo anche questo 2 di pentacoli che mi dice che è come se ci fossero degli alti e bassi. Può anche riguardare un vostro progetto, secondo me. Un qualche cosa che non decolla. Potrebbe essere la conoscenza di qualcuno che magari non va avanti, o potrebbe essere come a spizzichi e bocconi. Può anche essere, se per caso avete ancora qualcuno nella vostra energia, che questo sia come uno strascico di qualche cosa che è stato. 4 di bastoni spiegato da un re di bastoni, un 3 di coppe e la carta dell'imperatore. Qui tutto mi dice che ci sono più di due energie che vi ronzeranno intorno,
Una può essere questa uscente, diciamo, e l'altra questa entrante. Andiamo a vedere il 4 di coppe. E se non avete nessuno, fisicamente intendo, nel passato, può essere che stiate ancora pensando a qualcuno del passato. Già solo quello è sufficiente per mantenere questa linea energetica che si crea tra le persone intatta. Okay? Nel momento in cui voi non pensate più a qualcuno, non guardate più le cose che vi ricordano quella persona, nel momento in cui il vostro disinteresse è sano, lì c'è come una sorta di taglio con questo cordone ombelicale che si forma, ok? 4 di coppe. Dieci di coppe, 5 di spade e forza. Acquario. C'è confusione mentale, ma perché secondo me con questo 4 di coppe non riuscite a vedere chiaramente qualcosa, giustamente siete in un momento un po' di vuoto, mi verrebbe da dire, quindi è come se non riusciste a valutare magari quale delle due energie potrebbe essere migliore, anche perché sento che una potrebbe essere più divertente, più coinvolgente, più anche più in linea con la vostra età, secondo me. Mentre l'altra potrebbe essere più grande, però un po' più rigida, magari anche più impegnata, meno tempo da dedicare a voi. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Temperanza e 8 di bastoni. Sento che c'è un qualche cosa con quello che viene comunicato. Soprattutto se vi state aspettando qui qualche tipo di dialogo, in questo caso le carte è come se vi dicessero di portar pazienza. Può anche essere che voi vi aspettiate uno scambio più equo a livello di chiacchiere, tipo che voi siete magari persone che vi aprite, vi esponete, mostrate le vostre vulnerabilità, ma l'altra persona no. Però è anche vero che è un'aspettativa, cioè magari l'altra persona è più chiusa di voi nel parlare di certe cose, ha un'intelligenza emotiva meno sviluppata rispetto alla vostra, quindi magari non sa definire proprio certe emozioni. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Nove di pentacoli, 6 di spade, 4 di coppe nuovamente e 8 di pentacoli. Supponiamo, mi verrebbe da dire supponiamo che sia una persona sola, ma faccio fatica a dirlo, ve lo dico chiaramente perché ho proprio tante carte che mi parlano di due energie. Non è necessariamente detto che siano due energie di tipo romantico, potrebbe essere un'energia di tipo romantico che vi attira e faccio un esempio come un altro, il capo dall'altra parte che vi richiede straordinari su straordinari e quindi anche voi non avete tempo da dedicare a questa conoscenza. Sta di fatto che con questo 3 di coppe sento come se aveste bisogno di divertirvi, di allontanarvi da certi problemi, da certe carenze, da certi modi di pensare. Andiamo a vedere la regina di spade. Sette di pentacoli e regina di spade nuovamente. È come se vi dicessero di usare una strategia, di pianificare qualche cosa, di mettere come certe regole, certi paletti, di dialogare. È anche vero che siccome la regina di spade è una stratega,
Con questo 7 di pentacoli io sento che c'è bisogno di diventare osservatori. Vedete che questo fanciullo sta osservando, sta guardando, sta controllando i frutti che stanno crescendo. Andiamo a vedere la forza. Bene. Beh, non avevo visto la seconda carta. Sole, 7 di spade e mago. Sì, ma io ce l'ho. Qui siete voi che farete carte false pur di raggiungere i vostri obiettivi, pur di andare verso la direzione che sceglierete, secondo me, con questa regina di spade. Allora, mi spiego il carro. Se ci fossero queste due energie, in questi 15 giorni si tratta di scegliere con quale delle due è possibile costruire qualche cosa e con quale delle due invece no. La cosa interessante è che vi sento come se le steste frequentando entrambe, avete effettivamente il 5 di spade. Mi viene un po' da dire che è come se steste valutando in base a con quale delle due persone vi sentite più a casa, vi sentite più a vostro agio. È come se una delle due attirasse di più il vostro ego, la vostra mente, le vostre ambizioni, mentre l'altra attirasse di più la vostra anima, il vostro sentirvi al caldo. E quindi questa scelta io la sento un po' in questo senso. Se ve la devo dire tutta, non sento sceglierete esattamente in questo periodo. State valutando che tipo di scelta prendere qui. E vi dico che a fine mese, secondo me, avrete le cose molto più chiare con la carta del sole. Vi dico che potreste, perché avete due regine di spade, 7 di spade e mago, non vi nego che qualcuno potrebbe tendere un pochettino alla manipolazione. Tutti manipoliamo, ragazzi, chi più, chi meno, chi in modo conscio, chi lo fa senza accorgersene, però tutti bene o male manipoliamo. La cosa bella sarebbe accorgersene ed evitare di farlo. Ok, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, come si sviluppa la sua energia in base alla vostra anche. Cominciamo con un 8 di coppe, un po' sconsolata questa persona, devo dire. Probabilmente voi avete questo 5 di pentacoli perché la persona potrebbe essersi allontanata con questo 8 di coppe. Potrebbe esserci stato come una sorta di raffreddamento, dove magari la persona aveva bisogno di capire cosa voleva, cosa succedeva. 10 di bastoni, voi ce l'avete già qui. Questo è un re di spade, non so se l'ho detto. 5 di spade, regina di bastoni, il 5 di spade ce l'avete anche voi. Re di coppe, 3 di coppe è appeso. Sto 3 di coppe, ragazzi, c'è ovunque. Allora, partiamo da questo 8 di coppe. Eremita e cavaliere di spade. Andiamo a vedere anche il re di spade. Io sento che questa persona in qualche modo ha fatto un esame di coscienza, si è guardato dentro, magari non in modo troppo approfondito, può essere per quello che ci sia stato questo isolamento, come se avesse avuto bisogno di riflettere, però è anche vero che poi abbiamo il cavaliere di spade, il re di spade che è spiegato da diavolo,
e 4 di coppe, mi viene da dire che questa persona possa ignorare, non vedere, non accorgersi di qualche tipo di costrizione, qualche tipo di tossicità che potrebbe esserci in un atteggiamento così. Effettivamente, secondo me, voi avete un 2 di pentacoli, questa persona non è la prima volta che si allontana, potrebbe essere il trattamento caldo-freddo che è proprio è quello che crea dipendenza e voi avete il 5 di pentacoli. Trattamento caldo-freddo è oggi ci sono, ti do un contentino, ti dico che sei bella, che voglio costruire qualche cosa con te, il giorno dopo sparisco. Poi dopo 2 mesi mi faccio risentire, 2 settimane, insomma. Andiamo avanti, vediamo il 10 di bastoni perché può essere che questa persona non sia consapevole, ok? Che veramente lo faccia perché ha bisogno di prendersi un momento. Cavaliere di coppe, come se stesse pensando a cosa poter mettere sul piatto, a cosa potervi offrire. Andiamo a vedere il 10 di bastoni perché non ha intenzione di terminare la relazione, ma è come se probabilmente non potesse costruire questa persona. Io non so quale delle due sia, di queste, di quelle che vi dicevo sopra. Allora, 3 di pentacoli e papa, non vuole legami, secondo me. È come se questa persona volesse semplicemente viversi la situazione, viversi la relazione, senza necessariamente dare un'etichetta o senza necessariamente definire certe cose, perché è come se non fosse il momento giusto per questa persona, non ha abbastanza chiarezza mentale questa persona. Può anche essere che con questo diavolo ci siano dei condizionamenti, è un re di spade, quindi non vi nego che potrebbe essere una persona che magari ha dei figli, ha degli impegni, ehm, ha degli impegni. Andiamo a vedere il 5 di spade. Tre di spade, 2 di pentacoli. È come se fosse, se non volesse far soffrire nessuno, se non volesse soffrire lei stessa. Cioè questa persona è in un momento, potrebbe anche essere di cambio o di risanaggio, risanamento, come si dice? Si sta risanando. E che qui secondo me, vi dico, può anche essere che questa persona arrivi da un momento lungo di solitudine dove magari non ha frequentato nessuno, era single e che adesso abbia come certe rigidità o non si accorga di certe cose o neghi a se stessa certe cose. Può anche essere che non creda più nel matrimonio, nei vincoli o che non, sì, non sia in una fase dove possa pensare ad una potenziale convivenza o a un matrimonio o a qualcosa di ufficiale. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Potrebbe essere un periodo un po' litigioso questo, ragazzi. 4 di pentacoli e 7 di bastoni. Ambedue avete l'archetipo del single. Io ho come la sensazione che l'altra persona non farà molto, ragazzi, eh. Cioè, probabilmente tenterà di sedurvi, però ha un po' questo atteggiamento che non stiamo qua a giudicare o a capire se lo faccia intenzionalmente o no. Potrebbe essere veramente un modo di proteggersi. 10 di bastoni
e fante di coppe. Io sento che questa persona in qualche modo non è tanto sicura di che cosa può offrirvi, però sono sicura io che non voglia lasciar perdere il vincolo. Anzi, vi dirò che c'è un re di coppe, quindi si parla anche di un sentimento che si può sviluppare effettivamente, di un sentimento che può iniziare, anche perché qui abbiamo un fante di coppe. Allora, andiamo a vedere questo 3 di coppe. 4 di spade e giudizio e poi abbiamo l'appeso. Io non sento che le dinamiche cambieranno molto rispetto a come erano prima in questo periodo con la vostra persona di interesse. A parte che sì, potrebbero esserci dei punti di vista divergenti per quello che riguarda il futuro della relazione. Voi da un lato state valutando se effettivamente può esserci qualche cosa, si può costruire qualcosa, o è come se stesse cercando delle soluzioni per far avanzare questa relazione. L'altra persona la sento un po' più chiusa, un po' più sul suo, un po' più... Mi verrebbe quasi da dire in fase di guarigione, sapete? Perché c'è questo 3 di spade. Io sento che è come se stesse ancora vivendo una sofferenza. Voi avete la temperanza, quindi per voi è già più avanti la cosa, diciamo così. Qualsiasi sia il tipo di sofferenza che state guarendo, ovviamente. Potrebbe esserci qualche cosa che ha a che fare anche con i tradimenti, perché abbiamo 2 volte, aspettate, 3 volte il 3 di coppe. No, prima c'era il 3 di coppe sotto il mazzo. Non l'ho girato, però vabbè. Comunque, che da un lato può essere un'energia di forte divertimento, dall'altro è la carta della relazione a 3. Siccome abbiamo anche un 3 di spade, vi dico, qui l'altra persona potrebbe pensare che voi ehm, avete qualcun altro, ma viste le energie iniziali, sì che potrebbe essere così, e quindi magari allontanarsi proprio perché non è sicura di quello che si può costruire. Non lo so, c'è tanta insicurezza. Sta di fatto che si termina comunque con l'appeso, quindi c'è come la necessità di vedere le cose da un'altra prospettiva da parte di questa persona ed è per quello che si attiva, tra virgolette, questo mago che comunque è collegato a Mercurio, quindi al parlare, al comunicare, attenzione solo perché avete anche questo 7 di spade. Fate attenzione a quello che dite e chiedetevi se quello che state dicendo lo state dicendo per convincere l'altro o perché è la verità, più che tutto quello, ok? Bene, se per caso siete in contatto zero, potrebbe esserci qualche tipo di comunicazione verso fine luglio, velata. Non sento che sia una chiamata, è più come una reazione a qualche cosa che pubblicate. C'è come un movimento molto molto sottile, secondo me. Andiamo a vedere qualche oracolo. Wow, ragazzi, fiamme gemelle. Parla di completarsi l'un l'altro, di unione, di accoppiamento, di bilanciamento. Fatemi vedere. Sinceramente non lo sento tanto, perché l'unica carta che me lo dice è un po' il 4 di bastoni. E di carte io ne tiro fuori, eh. C'è il 2 di pentacoli, questo giudizio il contrario. Secondo me qua è più un, come dire,
Incontro degli opposti probabilmente, e anche il carro me lo dice. Guardate, in questo mazzo particolarmente, invece che guardare una a destra e l'altra a sinistra, i due cavalli si guardano tra di loro. È come cercare l'incontro, cercare la strada comune. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso sulle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete farlo come autodidatti abbonandovi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, ma ci sono anche altri temi come la metamedicina, la metafisica, si parla di chakra, di kundalini, di alto e basso astrale, di come sviluppare la vista eterica, insomma ci sono tanti argomenti che sono praticamente tutto quello che io ho studiato a livello personale e professionale in decenni di formazione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è sdoppiata, 3A e 3B. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!